Giovani amici di It's Logo Time, siamo tornati anche oggi, un nuovo appuntamento con un nuovo video sulla storia del logo di una squadra di Serie A. Oggi siamo arrivati al Sassuolo. Sigla, va bene così. Come sempre, prima di iniziare, le solite piccolissime raccomandazioni che ve lo dico a fare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi sui social. Sapete che trovate tutto qua sotto in descrizione, ovviamente. Sassuolo Calcio, che vede nella sua storia non tantissimi loghi, infatti è stato abbastanza difficile reperire quelli un po' più vecchi. L'unico che sono certo che abbia utilizzato è questo, che è lo stemma cittadino di Sassuolo, che è una piccola città in provincia di Modena, lo stemma ovale, corona diamantata in alto, tanto oro perché ovviamente siamo sempre tutti regali, fiume blu che sarebbe il fiume Secchia che scorre nei vicoli di Sassuolo, e i tre colli dove appunto la città sorge, quindi la città di Sassuolo sorge su questi famosi tre colli. Lo stemma, che poi risulta in uso dal 2001, è quello che un po' tutti richiamano o ricollegano allo stemma del Barcellona. Infatti abbiamo questa forma che va effettivamente a ricordare quello del Barcellona. Nella parte superiore a sinistra abbiamo i tre colli del comune di Sassuolo, a destra abbiamo i colori della squadra, il nero e verde, poco più sotto abbiamo il nome della squadra, tutto sintetizzato in USS, e ancora più sotto sempre i colori con un pallone da calcio un pochettino standard, che poteva essere un attimino un po' più bellino, no? Poi nella stagione 2008 un nuovo logo, un logo a rettangolo pentagrammatico, uno scudo pentagonale, chiamiamolo così, viene utilizzato dalla squadra, scudo che è diviso a metà dai colori nero e verde, sopra vi è il nome appunto della società e in mezzo al centro c'è lo stemma araldico cittadino nuovamente, però questa volta tutto completo, quindi anche in questo caso è un logo dentro il logo. Nella stagione 2010-2011, quindi poco prima che la squadra arrivi in Serie A, il logo torna quello precedente con un leggero cambio per quanto riguarda i colori, che diventano più accesi, e una miglior cura nei vari elementi che ci sono dentro, come i tre colli e come il pallone da calcio. Poi arriviamo alla stagione 2020-2021, dove in occasione del centenario, perché il Sassuolo è stato fondato nel 1920, il logo cambia, va tutto in negativo, quindi si invertono tutti i colori, e al posto del pallone praticamente abbiamo il numero 100, che appunto rappresenta il centenario della squadra emiliana. Ora finalmente possiamo arrivare alle piccole curiosità. Il Sassuolo ha due soprannomi, ovvero nero-verdi, che chiaramente è ricollegato ai colori della squadra, e Sassuol, che spero di averlo detto nella maniera corretta, non linciatemi, non minacciatemi, e non è nient'altro che la parola Sassuolo nel dialetto modenese. Negli anni 60 il Sassuolo, appunto dopo essere stato fondato nel 1920, si fonde con un'altra realtà del calcio modenese, ovvero la Sassuolo Sportiva, dando vita alla Sassuolo Sportiva Football Club. Ed è poi negli anni 70 che abbiamo la definitiva versione, tra virgolette, dell'odierna società, perché la Sportiva Football Club va a fondersi con un'ulteriore realtà del calcio modenese, che era la Sassolese, dando vita all'Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Un'altra curiosità riguarda lo stadio del Sassuolo, il Mapei Stadium, che originariamente era lo stadio della Reggiana, che purtroppo poi per varie problematiche al di fuori del mondo sportivo fallì, e quindi dovette vendere un po' tutto. Il Sassuolo acquistò lo stadio e lo fece diventare suo. Quello della Reggiana era il primo esempio di stadio di proprietà nel calcio italiano. L'ultima chicca prima di chiudere: Simone Zaza è stato il calciatore che ha segnato il primo gol nella storia del Sassuolo nella massima competizione italiana, ovvero la Serie A. Signori, è stato un piacere stare con voi anche per questo video. Come sempre vi invito a scrivermi quale, nonostante siano pochi i loghi del Sassuolo ritrovati, vi invito a